processo al 90°, la nuova trasmissione dello storico Processo del lunedì, reso celebre negli anni 80, addirittura negli anni 80. Mi sono rubata una decina di anni da Aldo Biscardi. Molti ricordano ancora quel programma e chi ama le discussioni calcistiche appassionate si divertirà con i nostri ospiti in studio, dice la giornalista e la conduttrice con Mazzocchi. Ho una grande intesa. La grande conduttrice si riposa tra gite a cavallo e giornate di relax in spiaggia, ma non smette di pensare al lavoro. Mentre si ricarica, la De Filippi sta mettendo a punto la sua nuova stagione di Tusiche Palace, che vede tra i giurati Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti. Ah, caspita! La De Filippi con il suo cavallo, che lei tiene in maneggio alle porte di Roma, dicono alcuni dei suoi amici, lo cura con amore. Ah, com'è carino, che bellino! Maria De Filippi, 63 anni, conduttrice di tanti fortunatissimi programmi di Canale 5, C'è posta per te, Uomini e donne, Amici e Temptation Island. Non perde tempo neppure in vacanza. La vediamo infatti sulla spiaggia, mentre come ogni estate ha in mano uno dei tanti libri che legge per trovare ispirazione. Quest'anno in TV si prevede una grande sfida il sabato sera. Proprio per questo Maria ha voluto e ingiuriata che pare un personaggio di grande valore come Paolo Bonolis, 64 anni, che vediamo nella pagina accanto. Bene. Mara Venier ha scelto il suo nuovo compagno televisivo, Teo Mammucari, con il quale litigò furiosamente a Tusiche Palace. C'eravamo tanto odiati, ma ora faremo insieme domenica in. Teo ha accettato, ma va, prenderà il posto lasciato vacante da Gabriele Corsi. Assicurano il Rai, molti ricordano la loro baruffa del 2017. Vabbè, mamma mia, sono passati 8 anni, quando erano entrambi nel cast dello show di Canale 5. Dopo una battuta di Teo, Mara lo mandò a quel paese, è uscita allo studio, ma poi con il tempo è tornata la pace e lo ha voluto insieme a lei a domenica in. È scomparso Ludovico Pellegrini, che è entrato nella storia TV come il notaio inflessibile. Lo ricordo questo signore, del programma di My
qui è con il fidanzato nella vita reale, Alfonso Galvano, al quale è legata da 3 anni e con cui convive a Roma. Questo è stato un po' il centro dei gossip dell'estate. Il tradimento di Raoul Bova alla moglie. L'attore al centro del gossip più rovente di questa stagione, con gli audio con la modella Martina Cerretti, denuncia tutti. Don Massimo non ha nessuna pietà. Ora Raoul Bova, per lo scandalo dell'estate, pretende i danni, si dice 20 milioni, anche da Alba Parietti, e intanto deposita come marchio le parole occhi spaccanti. Difeso dall'ex suocera, l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, l'attore trascina in tribunale tutti coloro che ritiene lo abbiano infangato. Oltre a Fabrizio Corona e a chi ha ripreso i suoi vocali incriminati, rischia anche Alba Parietti, accusata di averlo diffamato. Qui nel riquadro la modella, la ragazza Martina Cerretti, di 23 anni, con cui si dice che l'attore abbia vissuto una storia d'amore clandestina, scoperta dopo che sono stati diffusi degli audio che lei aveva mandato. I cattivi di questa soap opera estiva: Alba Parietti, 64 anni, secondo voci Raoul Bova la vuole trascinare in tribunale chiedendole un risarcimento perché, a suo dire, lo avrebbe diffamato con un video pubblicato sui social. Mamma mia. Qui Francesco Monzino, 27 anni, e sotto Fabrizio Corona, che sta sempre in mezzo, questo 51 anni. Monzino, finito sotto inchiesta, ha consegnato l'audio incriminato di Bova a Corona, che lo ha pubblicato. Nelle denunce dell'avvocato per violazione della privacy e diffamazione, il nome in cima è quello di Fabrizio Corona. Del resto è stato lui a falsissimo il suo format in onda su internet a diffondere alcuni messaggi della coppia, affermando: l'attore ha tradito la sua compagna Rocio Muñoz Morales con la modella, e quei vocali in cui si rivolge a lei romanticamente ne sono la prova.
qui è con il suo bambino ed il marito. Miriam Leoni, in una bella giornata in famiglia, arriva in spiaggia tenendo per mano suo figlio Orlando di 2 anni a dicembre, ha 2 anni a dicembre, con un vestitino che mette in evidenza delle forme arrotondate e che hanno fatto pensare che sia incinta. La terza Leciso, Amanda, reduce del Grande Fratello, si era innamorata dell'attore spagnolo. Con lei nella casa, ma la mia storia d'amore con Iago Garcia è finita, non poteva durare per sempre. Io vivo in Puglia e a Lecce e lui a Madrid. Era impossibile andare avanti, ma non c'è alcun rancore tra di noi, è rimasta l'amicizia. Mia sorella Loredana era felice, Albano mi aveva dato la sua benedizione. I miei ragazzi, i figli, lo avevano accolto con gioia. Cellino San Marco, nella foto a sinistra Amanda Leciso, ultima da sinistra, e con le sorelle gemelle Loredana e Raffaella, 52 anni, accanto con Albano, 82 anni. Lei e questo Iago Garcia, il suo ex fidanzato. Ci siamo innamorati quando è finito il Grande Fratello, dove ci siamo conosciuti, dice Amanda. All'inizio non andavamo d'accordo, ci siamo anche votati a vicenda tante volte. Ora, dopo l'amore, siamo amici. E quindi praticamente lei dice: sono una donna realizzata, gestisco alcune case vacanze a Lecce e al mondo dello spettacolo non ci penso. Il Grande Fratello è stata una bellissima parentesi, accolgo le novità con gioia, ma sto bene così, dice Amanda. E insomma, quindi sembrerebbe che inizialmente i due non si la filavano, si sono anche, come si dice, nominati, e dopodiché poi è nata questa simpatia, l'amore, e insomma tanto è durato uno schiocco di dita. Dopo un lungo e difficile periodo per la fine dell'amore con il cantante San Giovanni, la ballerina di Amici ha trovato chi la consola. Qui a sinistra Giulia Stabile e San Giovanni, oggi 22 anni. Sul palco di Amici nel 2020, dove lei vinse e nacque anche il loro amore, Giulia Stabile ora sorride con Holden. Sogno il grande amore, ha detto lei al cantante, che si è imposto nell'edizione 2024. Sono stati sorpresi a Portocervo a passeggiate felici e molto affiatati. Giulia gli ha scritto: ti voglio bene. Intanto qualcuno ha detto che si è ritoccata, ma lei nega: sono solo cresciuta e vabbè, ci può stare. Era piccolina all'epoca. 23 anni, sofisticata e sensuale come non siamo abituati a vederla. E qui a destra ecco quel ragazzo Holden, eccoli qui a Portocervo, Giulia e Holden in arte. In realtà si chiama Joseph Carta, di 25 anni, anche lui cantante, che lo scorso anno ha partecipato ad Amici e sono stati sorpresi appunto insieme mentre erano in vacanza, insomma scherzavano e ridevano per le strade di Portocervo. Benedicta Boccoli e Micheli, eterni fidanzati dello spettacolo, insieme dal 95, diranno finalmente sì in autunno, dopo 30 anni. Certo, non è mai troppo tardi. E insieme Maurizio e io ci sposiamo. Nessuno se lo aspettava, il segreto della nostra unione: non esserci mai sposati e vivere in due case diverse. Beh, niente male come idea, per questo è durata tanti anni, diceva l'attrice fino ad un anno fa,
Queste sono le pubblicazioni del matrimonio al comune di Roma di Benedicta Boccoli e del suo compagno, più grande di lei addirittura di 20 anni. Sono il documento ufficiale che anticipa le nozze. Benedicta e Maurizio stanno organizzando una cerimonia intima e semplice, dove inviteranno pochi amici e parenti stretti, qualche collega giusto del mondo dello spettacolo e qualcuno nella loro cerchia di amicizie personali. Lei 58 anni, insieme al compagno di 78, che si sposeranno in autunno. Maurizio è sempre stato il mio faro professionalmente e intimamente. Ci aveva detto Benedicta, che ha conosciuto il suo compagno nel 95 dietro le quinte di uno spettacolo al Teatro Sistina di Roma. Da allora non si sono più lasciati, anche se abbiamo avuto tante crisi, aveva aggiunto Benedicta. Vabbè, chi è che non le ha?